Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Ragazzi, quest'oggi vi farò la ricetta dei cioccolatini Ferrero Rocher perché San Valentino è alle porte e quindi io mi sto già preparando per farvi fare qualcosa di fatto in casa che ha sicuramente più valore affettivo nei confronti del vostro partner, chiunque esso sia, e soprattutto è molto più genuino. Ma intanto Iscrivetevi al nostro canale, se vi è possibile condividete la ricetta sui vostri social, perché a noi fa molto piacere. certo, grazie. E se vi va, mi mettete nei commenti la città da dove ci state guardando. Allora, andiamo subito ad iniziare con le dosi. Abbiamo bisogno di 250 g di wafer al cacao, che possono essere sia quelli bianchi, diciamo, al cacao, oppure diciamo quelli tipo i Kit Kat, per capirci, ok? Poi abbiamo bisogno di 100 g di Nutella, 50 g di nocciole tostate e abbiamo bisogno anche di altri ingredienti per la copertura, che sono 100 g di cioccolato al latte, 30 g di burro e 50 g di granella di nocciole. Io qui ho dei pirottini perché voglio andarli a confezionare, poi dopo vedrete in che modo, ok? Vi servirà anche una teglia con una gratella perché comunque vanno messi sulla gratella per far sì che si solidifichino in frigorifero o in freezer se avete posto, ovviamente. Allora, io qua ho già sciolto il burro, vado a frullare i nostri wafer e a sciogliere a bagnomaria la Nutella, perché non deve essere ovviamente così solida, però qua dentro casa fa freddo e scusateci. Immediatamente andiamo a preparare le nostre basi per i nostri Ferrero Rocher. Allora, ecco qua, abbiamo tritato i nostri wafer al cioccolato e sciolto la Nutella. A questo punto vado ad unire i due ingredienti, cioè wafer al cioccolato tritati e Nutella sciolta, ovviamente, certo, perché se fosse troppo dura sarebbe poi un problema mescolarla bene. Vado a toglierla, ecco qui, tutta quanta. Così, e vado a mescolare il tutto. Vedrete che si formerà proprio una palletta quasi adesso. Prima la mescoliamo con la paletta e poi con le mani qualora fosse necessario. Nel frattempo sto sciogliendo la cioccolata al latte e ho preparato qui una ciotolina con dell'acqua di rubinetto perché mi servirà per bagnarmi le mani e modellare i nostri Ferrero. Vado a mescolare bene il tutto, ci rivediamo qui tra un attimo. Eccolo qui, abbiamo impastato il tutto. A questo punto che cosa facciamo? Se non volete utilizzare l'acqua potete utilizzare dell'olio, cioè andiamo a bagnare le mani, appiccicherà, è normale. Prendiamo una piccola parte di impasto, mettiamo dentro la nocciola intera, la richiudiamo su se stessa in questo modo, cerchiamo di non farli troppo grandi, in maniera che hanno proprio la forma del Ferrero Rocher. Li metto sulla gratella e poi andrò, una volta fatti tutti, a farli riposare 20 minuti in freezer o 30 minuti nel frigo. Va bene? A dopo. Eccole qua, sono pronte, volevamo farvi vedere come venivano e adesso le andiamo a mettere in freezer. Eccoci, abbiamo messo il cioccolato sciolto in una ciotola, mettiamo anche il burro, la granella di nocciole e mescoliamo bene. Deve essere molto liquido, ragazzi, perché sennò non potete fare quello che andremo a fare tra poco.
Cioè, prendete 2 forchette, mettete un Ferrero Rocher ancora non finito, lo andate a girare in questo modo e poi scolandolo un pochino, sempre tenendolo tra le 2 forchette, lo mettete sulla gratella. Eccolo qua. Chiaramente vi verranno un pochino più grandi del normale, cioè, oppure se riuscite a magari a mettere mezza nocciola potete farli della dimensione giusta. Decidete voi. Li vado a fare tutti e dopo fatti tutti quanti li rimettiamo in frigorifero per un quarto d'ora circa, 20 minuti anche. Pronti, guardate quanto sono carini, e questa è la confezione che ho preparato per San Valentino, potrebbe essere un'idea. Andiamo ad aprire. Eccoci qua. La dovevo fare facile, per amore, Sì. com'è che mi hai detto? Falla facile. Io le cose complicate, niente. Voilà. Guardate che belli. Ragazzi, provate a farli e diteci se vi è piaciuta la ricetta. E ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.